Specialist IT, ciao a tutti e soprattutto a te che stai guardando questo video ora. Oggi vediamo una configurazione molto richiesta in ambito Enterprise Education, ovvero come nascondere attraverso Microsoft Intune delle specifiche app su iOS e iPadOS, ovvero sui dispositivi gestiti iPhone ed iPad. Questo per impedire l'accesso agli utenti a queste applicazioni. Prima di iniziare un disclaimer fondamentale, ovvero un requisito. I dispositivi per cui funzionano queste configurazioni che vedremo tra poco sono solamente i dispositivi supervised, ovvero quelli censiti all'interno di Apple Business Manager ed enrollati in Intune attraverso Automatic Device Enrollment. Ok, andiamo subito sul pratico. Primo passo, che cosa serve per iniziare? Prima di tutto serve decidere banalmente quali sono le app da nascondere. Io per questo video vado sul semplice, giusto per rendere le cose un pochettino più facili all'inizio, e ho deciso di nascondere due app built-in di quelle preinstallate su iPhone o iPad, ovvero Games, giochi e Freeform. Quindi cosa ci serve per iniziare? Ci serve, oltre a decidere quali sono le applicazioni, ci serve il bundle ID di queste due applicazioni, di queste due app. Che cos'è il bundle ID? Una stringa univoca che serve al sistema per identificare in maniera univoca l'app. Dove si recupera questa stringa? Dove si recupera questo bundle ID? Per le app built-in, quelle preinstallate di iOS e iPadOS, in realtà è molto semplice perché esiste una pagina del supporto Apple, una pagina web, dove c'è l'elenco completo di tutte le app preinstallate con il relativo bundle ID. Vi lascio l'URL di questa pagina di supporto qui sotto nei link in descrizione o direttamente nella versione testuale dell'articolo. Andiamo subito adesso a recuperare i bundle ID delle due app. Ok, ora che abbiamo i nostri bundle ID andiamo sul portale di Intune e impostiamo un template di device restriction, quindi un configuration profile semplicissimo. Sebbene Intune e questo template permettano di nascondere le app, di indicare quali sono le app, oltre che con bundle ID anche attraverso l'URL che queste app hanno sull'App Store, io personalmente preferisco sempre usare il bundle ID perché trovo sia un parametro più significativo da utilizzare in una policy. Ok, andiamo quindi sul portale di Intune, facciamo la nostra policy e distribuiamola. Ok, policy fatta. In realtà torno indietro di un passaggio, ovvero noi abbiamo visto come recuperare il bundle ID delle app preinstallate, quelle di Apple, ma se tu avessi bisogno per esempio di impedire l'accesso, di nascondere un'altra app di terze parti, come per esempio Instagram, come si potrebbe fare a recuperare il bundle ID? In realtà, come abbiamo visto prima, potremmo impedire l'accesso tramite policy di Intune anche solo indicando l'URL di Instagram dell'App Store, ma se volessimo recuperare il bundle ID, che come dicevo prima è preferibile da usare almeno nei miei gusti, dobbiamo fare un passaggio un pochettino più particolare. Questo perché Apple non fornisce una pagina di supporto come nel caso precedente in cui trovare tutti i bundle ID di terze parti. Ok, quindi come si fa a recuperare il bundle ID delle app di terze parti? Partiamo dall'URL, quindi dalla pagina web che l'app ha sull'App Store. Da lì copiamo un piccolo codice e nel video tra poco vedrete esattamente come combinare il tutto con un URL particolare per scaricare un piccolo file di testo che contiene l'informazione che vogliamo. Vediamo come si fa.
Ok, abbiamo visto come recuperare il bundle ID delle app preinstallate, come recuperare il bundle ID delle app di terze parti, abbiamo fatto la policy, l'abbiamo distribuita, è il momento di vedere il risultato finale sul dispositivo. Ci saranno o non ci saranno le app? Vediamo. Ok, ha funzionato tutto, abbiamo finito, le app non si trovano più. Come hai visto oggi una configurazione molto semplice e molto veloce, ma in realtà molto richiesta negli ambienti Enterprise ed Education, come dicevo prima. Se vuoi approfondire ulteriormente tutti i passaggi tecnici, ti lascio come al solito una quantità smodata di documentazione da leggere e da studiare. Sì, dobbiamo passare direttamente alla velocità smodata. Se il video ti è piaciuto, ti è stato utile, metti un cuoricino, ricondividilo sui tuoi social preferiti, oppure meglio ancora iscriviti ad itspecialist.news e condividi la newsletter con chi ti va, conoscenti, colleghi, amici, eccetera eccetera. Per me è molto importante. Grazie. Detto questo, ci vediamo alla prossima uscita della newsletter, al prossimo video tutorial, al prossimo numero di Hai provato a riavviare. A presto, mitici!